Ci sono dei brand in ambito hi-fi che sono quasi artigianali. Se te ne viene in mente qualcuno, scrivimelo nei commenti. Oggi andiamo a presentare uno di questi. È la California Audio Labs. Il modello è Icon, ovviamente un CD player. Con questo California Audio Labs Icon siamo negli Stati Uniti del 1989. La California Audio Labs era nata qualche anno prima. Già con questo era un marchio assodato nei cuori degli amanti dell'alta fedeltà. Si tratta di un prodotto che era quasi completamente costruito dalla Cal stessa, ovviamente a parte quello che è la meccanica di lettura e qualche componente come per esempio il display o altre componentistiche interne, ma progettato completamente dalla California Audio Labs, quindi una scheda di controllo, comando e tutto quello che è la parte di alimentazione, tutto made in USA. Non era così nei modelli precedenti. Per esempio il primo modello commercializzato era il Tempest, era un lettore CD su base di lettore Philips. Un lettore Philips anche abbastanza economico, mi sembra si trattasse del CD350, ma aveva uno stadio d'uscita valvolare progettato dalla California Audio Labs, e quindi un lettore CD che era basico è diventato un lettore CD dalle prestazioni eccezionali, perché ovviamente tutto quello che viene dopo la conversione digitale analogica ha un suo perché sul suono. Troviamo lettori CD di marche diverse con lo stesso convertitore, che però differiscono parecchio in timbrica, in dinamica, in sonorità generale, appunto perché lo stadio di uscita è diverso ed è progettato dagli ingegneri delle rispettive case produttrici. In questo caso la California Audio Labs è un marchio quasi artigianale, o quantomeno nato quasi artigianalmente, e produceva i propri apparecchi in numero limitato e dai costi anche abbastanza elevati. Perciò possiamo vederlo questo quasi un'evoluzione, un cammino verso l'industrializzazione del marchio. Infatti a seguire usciranno altri prodotti e usciranno altri modelli negli anni 90 soprattutto, ovviamente, e sempre comunque lettori CD o stadi di conversione. Poi il marchio ebbe un crollo per via della concorrenza, per via dei costi elevati di produzione, di ingegnerizzazione e quant'altro, che ne decretò la fine. Adesso ci rimangono questi che sono prodotti comunque di nicchia, sono prodotti particolarmente curati che durano ancora oggi. Questo è l'Icon MK1, quindi la prima versione. Poi a seguire uscirà l'MK2 e ancora dopo l'MK2 HD CD. L'HD CD ovviamente consentiva la riproduzione anche di quei CD ad alta risoluzione, che era una chimera perché è nata e poi un po' sorclassata da quello che è stato il SACD, e comunque era un prodotto che era stato lanciato ma che poi non ebbe grande successo in ogni caso. Questo lettore appunto dette là a quella serie Icon, che era una serie entry level, possiamo anche definirla entry level ovviamente per il marchio americano, e che comunque aveva delle denotazioni timbriche che erano proprie di Cal. Adesso, bando alle ciance, andiamo ad aprire questo piccolo gioiellino e a vedere com'è costruito al suo interno. Chassis in metallo areato con la cover anche quella in metallo ovviamente, e troviamo, partendo da sinistra, il trasformatore di alimentazione col filtraggio e la protezione del fusibile, e la meccanica, una meccanica di casa Matsushita, il modello SOAD 70A, che veniva montata su parecchi apparecchi prestigiosi anche di casa Technics. È una meccanica a scorrimento magnetico particolarmente performante e veloce. Il grande PCB che troviamo sulla destra comprende un po' tutto: lo stadio di decodifica, che è lo stadio di conversione e lo stadio di alimentazione ovviamente. Vediamo però che il circuito stampato è particolarmente curato, sia dal punto di vista della disposizione della componentistica, sia dal punto di vista dei materiali.
E per quanto riguarda lo stadio d'uscita, lo vediamo adottato su un PCB separato, sono due Burr Brown PCM61P, uno per canale. Qui invece troviamo lo stadio appunto vero e proprio di uscita a transistor, quindi non a operazionali, ma uno stadio decisamente più curato rispetto ai lettori CD tradizionali. Sul frontale invece è il classico pannello che contiene i tasti e quello che è il display. Design sobrio ed elegante, con frontale in alluminio. Troviamo, partendo da sinistra, il tasto di accensione e tutti i tasti di controllo sulla parte destra, sulla parte inferiore. Già all'accensione vediamo che il display non nasconde che si tratta di un apparecchio su base Technics, infatti tutti i controllori e quant'altro sono marchiati Technics. Troviamo il tasto di apertura e chiusura del cassetto, andiamo a inserire un CD. Cominciamo col tasto di riproduzione, che sono i tasti più grandi, più importanti, il tasto di pausa e il tasto di stop. In riproduzione possiamo avanzare all'interno del brano col tasto search, l'avanzamento veloce, oppure avanzare di brano col tasto next o retrocedere col tasto prev. Tutto quello che è la parte dei tasti sulla destra sono quelli meno utilizzati. Troviamo forse il tasto repeat per la riproduzione, riproduzione senza fine, quindi la ripetizione di tutto l'album, il tasto di visualizzazione dei tempi e quello che sono le memorie, quindi il richiamo delle memorie, la cancellazione delle memorie e la sezione dell'edit, quindi quello che riguarda la programmazione per consentire al lettore di calcolare quali sono le tempistiche per far stringere l'album in una determinata cassetta da 60 minuti, da 90 minuti o da 46 minuti. Sulla destra troviamo il tasto di auto cue che blocca la riproduzione al termine del brano per aspettare un nostro comando per continuare, o il music scan che riproduce i primi 10 secondi di ogni brano per darci una infarinata di quello che è l'album che andiamo ad ascoltare. Posteriore decisamente semplice nei collegamenti, troviamo solo il cavo per l'alimentazione e le uscite analogiche su connettori dorati per il canale sinistro e il canale destro. Questo lettore non è dotato di uscita digitale per propria filosofia di costruzione e la raffinatezza con il quale è stato ingegnerizzato lo stadio d'uscita rende l'uscita digitale quasi una stupidaggine, se vogliamo definirla così, utilizzarla per un lettore di questa fascia. Vediamo chi potevano essere i competitor di questo lettore, quindi quali erano le alternative all'acquirente nel momento in cui andavano a scegliere un lettore piuttosto di un altro presso il proprio commerciante di apparecchi hi-fi. All'epoca poteva trovarsi come scelta dei prodotti che erano o di nicchia o consumer. Consumer però di fascia alta. Per consumer mi sto riferendo per esempio a un Pioneer PD91 che potrebbe sembrare quasi decisamente superiore dal punto di vista costruttivo ed effettivamente da tecnico devo dire che è un prodotto costruito estremamente bene per essere un prodotto di largo consumo, di un marchio che era noto. Era un concorrente che ovviamente la concorrenza è riferita allo stesso prezzo proposto sul mercato, quindi questo Icon veniva proposto allo stesso prezzo del PD91. Potevamo trovare anche un Kenwood, un D3300, quindi gli apparecchi di punta ovviamente dei rispettivi marchi, perché pur essendo questo un entry level era comunque un entry level di classe. O altrimenti potevamo trovare in suolo italiano un Lector, un CDP-1T, lettore CD con stadio valvolare, meccanica Philips e stadio di conversione Philips. E altrimenti potevamo trovare il Marantz, il CD94, aveva la stessa fascia di prezzo di questo California Audio Labs, un apparecchio noto ai più, e un Revox B126
uno Yamaha CDI 1110, meglio 1110. In suolo tedesco, in suolo in Germania, potevamo trovare un Braun CD4. Erano sempre prodotti un po' di nicchia comunque, o meglio, magari non conosciuti ai più, perché la massa si spostava sui marchi più in voga, diciamo. Questo era comunque un apparecchio che si distingueva dagli altri sia appunto per la nomea del marchio che seguiva negli anni 90 e sia anche per un po' il design. Non dirmi che non l'hai ancora fatto, non ti sei iscritto al canale? Fallo subito! Clicca la campanella così rimani sempre aggiornato sui nuovi arrivi, sulle nuove presentazioni. Ti ricordo che siamo un e-commerce e trovi in vendita gli apparecchi che presentiamo qua sul canale sul nostro sito www.oldstore.it, ovviamente se sono ancora disponibili e non già acquistato da qualcun altro. Andiamo avanti e vediamo a chi è rivolto questo apparecchio. Si tratta di un lettore CD dalle prestazioni particolarmente avanzate, dalla cura costruttiva del dettaglio che è tipica di un prodotto di nicchia come quelli prodotti da Cal. Un prodotto che veniva proposto ad un prezzo estremamente alto per quello che era o poteva essere quantomeno la sua concorrenza, e che oggi si può portare a casa per molto meno. Bene, ti ringrazio per essere arrivato fin qui. Se vuoi lasciare un commento fallo nell'apposito spazio qui sotto, se vuoi contattarci fallo attraverso tutti i modi che puoi trovare sul nostro sito, o altrimenti chiedendo un contatto direttamente tramite appunto i commenti. Grazie ancora e viva il vintage!